Mixcycling è una startup innovativa diventata società benefit, ma inizialmente fondata come startup innovativa nel febbraio del 2020. Di fatto è un progetto che è partito qualche anno prima, quindi non ha solo 2 anni di vita, bensì qualche anno di più, proprio perché Mixcycling arriva da un gruppo industriale che da 50 anni opera nel mondo delle realizzazioni di tappi per wine and spirits. Quindi di fatto è nato tutto dall'esigenza di recuperare uno scarto di produzione e dare nuova vita a questo scarto, e quindi da qui poi è partito il primo materiale Mixcycling. Poi la volontà di implementare e ottimizzare il processo, anche brevettandolo, ci ha permesso di aprire gli sguardi ad altre prospettive e quindi di dar vita a Mixcycling come startup innovativa. Siamo partiti quindi con una prima campagna di raccolta fondi tramite crowdfunding e poi abbiamo avviato una seconda campagna di raccolta fondi sempre in crowdfunding l'una a distanza di 1 anno dall'altra. E ad oggi di fatto siamo nel mercato con differenti prodotti in differenti applicazioni. Beh, innanzitutto non è stata una scelta di fatto, ma è stata una necessità, ovvero vedere tanti scarti in quella che era una produzione ci ha fatto accendere la lampadina e ci ha fatto dire ma non si può fare qualcosa per recuperare questo tipo di scarto, di questo processo che tra l'altro nell'ambito della produzione di tappi in sughero è uno scarto rilevante, quindi molto importante, e quindi quella che era un'opportunità poi è diventata anche il nostro principale punto di partenza. Che cosa differisce Mixcycling? Beh, di fatto siamo riusciti a brevettare un processo dove il legame tra la fibra di scarto e la base polimerica che utilizziamo è un legame che si fonda non tanto su agenti chimici, ma su un sistema di plasma freddo, e quindi la tecnologia prevede appunto questo plasma freddo in fase di unione fibre. E dal punto di vista della proposta di valore in termini di marketing o di posizionamento, sicuramente il fatto di poter creare dei materiali ad hoc sulla base delle esigenze dei nostri partner, e quindi andare a customizzare esattamente un materiale con la flessibilità tipica che può avere una startup. Beh, innanzitutto la nostra attività si fonda sulla bioeconomia, sulla circolarità, quindi poter recuperare degli scarti reintegrandoli all'interno di processi produttivi di fatto è un po' il punto cardine della nostra proposta di valore. Andare a recuperare e nobilitare qualcosa che verrebbe considerato un rifiuto o che non verrebbe riutilizzato, e quindi poterlo riutilizzare si presta chiaramente in modo lineare a quello che è il concetto di bioeconomia o economia circolare. Beh, sicuramente c'è uno scoglio di tipo culturale che deve essere superato, proprio perché soprattutto nell'ambito dei materiali e di questi materiali di fatto di origine anche bio, di origine vegetale, c'è sempre lo scetticismo di poter trovare qualcosa che possa dare le stesse garanzie che può dare un materiale conosciuto e tendenzialmente di tipo vergine o di tipo fossile. Quindi di fatto poter superare questo scetticismo iniziale è un po' lo scoglio che abbiamo avuto soprattutto agli albori dell'attività, e che tendenzialmente affrontiamo ogni volta ad ogni progetto, all'inizio di ogni progetto. Un secondo scoglio che mi sento anche di poter sottolineare è comunque lo scoglio del prezzo, dove ad oggi materiali di tipo bio, comunque di tipo a ridotto impatto ambientale, richiedono quel markup in più che tante volte le aziende non sono disposte o non hanno la possibilità di affrontare. Di fatto il futuro è una strada che è già segnata per noi come Mixcycling. L'Agenda 2030 pone degli obiettivi abbastanza rigidi o comunque importanti
Ad oggi ci vogliamo configurare come un aiuto, una guida verso questo periodo di transizione nel mondo dei materiali, non solo proponendo delle soluzioni dove uniamo fibra a polimero, ma sviluppando dei veri e propri biopolimeri e quindi delle basi polimeriche di nostra proprietà. È per questo che Mixcycling non opera solo come ovviamente un mero venditore di materiali, ma allo stesso tempo è un progetto di ricerca, è un progetto scientifico, proprio perché gran parte delle nostre attività quotidiane si basano sulla ricerca e lo sviluppo di nuovi biopolimeri. L'obiettivo nostro appunto è quello di diventare un punto di riferimento nell'ambito dei materiali a basso impatto ambientale.